La Mazda 3 Mild Hybrid è protagonista del nostro ultimo test drive, o comunque uno degli ultimi, e come di consueto è arrivato il momento di un approfondimento, cioè quanto consuma realmente questa hatchback. Beh, un'auto veramente interessante, validissima, ma di questo appunto ve ne abbiamo già ampiamente parlato durante la nostra prova su strada. Qui è arrivato il momento di parlare della sua efficienza, perché questa è una Mazda 3 dotata del 2000 4 cilindri aspirato Mild Hybrid. La tecnologia è quella chiamata eSkyActiv G, quindi un ibrido leggero che non permette di circolare in elettrico, che non mantiene le emissioni basse sotto il limite dei 100 grammi di CO2 per chilometro, quindi in diverse città come ad esempio Milano, in area C o in generale nelle aree a traffico limitato secondo l'emissione di CO2 per chilometro, quest'auto qui purtroppo non potrà entrare gratuitamente, ma comunque ha una tecnologia mild hybrid che le permette di ridurre sensibilmente consumi e emissioni insieme ad un leggerissimo boost di potenza nelle condizioni di traffico, quindi magari al semaforo o in fase di sorpasso. Una tecnologia che è ben distinta da quella che si trova sulla variante da 185 cavalli, quindi la SkyActiv X, che è appunto una tecnologia che migliora l'efficienza di un motore a benzina quasi raggiungendo quella dei gasolio, quindi ottima per i viaggi, ma qui appunto ci focalizzeremo sulla variante intermedia. Infatti le motorizzazioni di Mazda 3 2022-2023 sono tutte quante 2000 4 cilindri mild hybrid, si parte da 120 cavalli, si sale ai 150 di questa variante aspirata, per arrivare ai 186 cavalli della più potente. Prima però di scoprire quanto consuma effettivamente questa Mazda 3 dalle nostre registrazioni, è il momento di fare qualche premessa. Vi ho già detto la sua potenza, un'auto che ha 213 Nm di coppia, trazione anteriore, da libretto 1336 kg, e per quanto riguarda la trasmissione è manuale a 6 rapporti, divertentissima, ma se avete il piede di fata come il nostro Giuseppe sicuramente riuscirete a fare anche degli ottimi consumi. Infatti qualora le aveste i piedi di fata, questa Mazda 3 non avrà nulla da invidiare alla sua variante con la stessa motorizzazione però con cambio automatico a 6 rapporti. Cos'altro dirvi? Beh, abbiamo utilizzato questa vettura per oltre 1200 km di test per Milano, provincia, autostrada, in tutte le condizioni più disparate. Eravamo quasi sempre in due con il baule a carico medio e l'aria condizionata accesa al minimo, con i sedili riscaldati solamente di sera perché comunque le temperature esterne non che fossero rilevanti per l'efficienza. Infatti non è un'auto full elettrica o nemmeno plug-in o full hybrid, ma comunque esternamente c'erano circa 10-15 gradi, quindi non avevamo chissà quanto bisogno di avere sedili riscaldati, clima automatico acceso e tutte quelle altre diavolerie. Terza e l'ultima premessa: quali scarpe indossa questa nostra Mazda 3 in prova? Beh, abbiamo delle gomme Goodyear Ultra Grip invernali 215-45 R18, ovviamente sia davanti che dietro, ma adesso parliamo dei suoi consumi. Partiamo dalle emissioni prima che dai consumi, per quanto riguarda i dati dichiarati da Mazda. Purtroppo le emissioni non abbiamo ancora gli strumenti adatti per misurarvele, quindi ci dovremo fidare dei 125-128 grammi di CO2 per chilometro dichiarati per quanto riguarda la percorrenza di Mazda 3 150 cavalli. I consumi dichiarati dalla cassa sono invece di 5,6 litri per 100 km nel misto, quindi nel ciclo misto di omologazione VLTP. Noi abbiamo registrato consumi diversi, infatti la media generale, iniziamo da questa, è stata tra i 6,5 e i 7 litri su 100 km, i 7 non stando particolarmente attenti, i 6,5 essendo molto parsimoniosi, per quanto appunto quest'auto purtroppo non abbia delle modalità di guida da selezionare, come ad esempio la Eco o la Comfort, ma si adatta unicamente a quello che è il nostro stile di guida, quindi tra frizione, freni, acceleratore, leva del cambio manuale e quant'altro. Ma andiamo a snocciolare quelli che sono effettivamente i consumi in ogni specifica condizione di guida. Partiamo dall'ambito cittadino, guidata nel terrificante traffico milanese. Purtroppo non siamo mai riusciti ad andare oltre la quarta marcia, quindi principalmente prima, seconda e terza, qualche volta nei tratti un po' più spediti anche in quarta. Avevamo a velocità codice dei consumi tra i 10 e i 13 km/h, spostandoci per fortuna nel ciclo di strada statale e autostrada a 90 km/h. Il motore era sui 1900 giri, in sesta marcia, i prossimi consumi saranno tutti in sesta marcia, eravamo appunto a 90 all'ora tra i 3,5 e i 4 litri su 100 km, salendo a 110 km/h, 2400 giri al minuto per il motore, 5 litri su 100 km. Infine 130 km/h, velocità codice, limite ovviamente, 2800 giri al minuto e tra i 6 e i 6,5 litri su 100 km.
Chiaramente ragazzi, come sempre vi diciamo che questi dati sono passibili di una tolleranza, diciamo un 10, un 15% di tolleranza in eccesso o in difetto, per quanto comunque man mano che si va avanti con il tempo i computer di bordo delle auto diventano sempre più accurati e quindi non dovrete preoccuparvi troppo di quanto possano differire i vostri dati da quelli che abbiamo registrato noi durante gli oltre 1200 km di test con la Mazda 3. Ora però vogliamo sapere i vostri commenti qui in basso, se magari avete perplessità, curiosità, dubbi o anche se volete parlarci delle vostre esperienze per quanto riguarda magari la vostra Mazda 3. Fatecelo sapere, se questo video vi è piaciuto e vi ha aiutato per scegliere la vostra prossima auto lasciateci anche un like e come fare per essere aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti. In primis vi basterà iscrivervi al nostro canale e cliccare sul campanello per ricevere le notifiche perché per voi è gratuito ma per noi è un gesto molto importante. E inoltre seguiteci su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente e anche sul nostro sito web con tutti gli approfondimenti, vi basterà cercare wedrive.tv.